Lezione 1. Scuse e comprensione. Ehi Anna, non posso credere di averti imbrattato le scarpe bianche. Succede. Sono solo felice che sia stato un incidente. Ecco un fazzoletto di carta, spero che aiuti a ripulirli. Grazie. Apprezzo la tua premurosità. Mi sento male per non essere stato più attento. Nessun problema. È facile commettere errori. Mi assicurerò di essere più cauto la prossima volta. Questo è un buon approccio. Imparare da questi momenti è importante. Decisamente. Andiamo avanti e godiamoci la giornata. Lezione 2. Avventure nel fine settimana. Buongiorno Anna, come trascorri solitamente i tuoi fine settimana? Mi piace fare escursioni o esplorare la natura. Sembra rinfrescante. Hai dei sentieri preferiti? Sì, c'è un bel sentiero vicino al fiume che adoro. Mi piacerebbe dare un'occhiata. Com'è lo scenario? È bellissimo. Puoi vedere fiori di campo e forse anche qualche animale selvatico. Sembra fantastico. Dovrei unirmi a te un fine settimana. Assolutamente. È più divertente esplorare con gli amici. Pianifichiamo presto un'escursione. Lezione 3. Rimanere attivi. Ehi Anna, cerco di esercitarmi almeno 3 volte a settimana. È fantastico. Che tipi di esercizi fai? Mescolo il cardio con l'allenamento della forza. E tu? Di solito faccio yoga e un po' di jogging nei fine settimana. Sembra un buon equilibrio. Ti piace lo yoga? Sì, aiuta con flessibilità e rilassamento. Ho sempre desiderato provare lo yoga. Qualche consiglio per i principianti? Inizia con le pose di base e concentrati sulla respirazione. Ci proverò sicuramente. Lavoriamo insieme qualche volta. Lezione 4. Comprendere la lettura. Ehi Anna, quando leggiamo e non capiamo qualcosa, cosa fai? Di solito smetto di leggere e cerco il significato. Lo stesso qui. A volte chiedo aiuto a mia madre. È una buona idea. Può spiegare le cose chiaramente. Esattamente. È bello avere qualcuno a cui rivolgersi quando siamo confusi. Ti è mai capitato di trovare un libro davvero difficile da capire? Sì, ho lottato con alcuni romanzi classici. La loro lingua è così complessa. So cosa intendi. A volte anche l'uso di un dizionario può aiutare. Decisamente. Rende l'esperienza di lettura molto più piacevole. Lezione 5. Superare la timidezza. Buongiorno Anna, avevo paura che la gente non volesse parlarmi. Capisco perfettamente. Può essere intimidatorio iniziare una conversazione. Spesso mi sento timido nelle nuove situazioni. Come lo gestisci? Cerco di sorridere e salutare, fa una grande differenza. È intelligente. Penso che un saluto amichevole possa rompere il ghiaccio.
Sì, e se rispondono positivamente, è più facile continuare a parlare. Dovrei praticarlo più spesso. Altri suggerimenti? Partecipare alle attività di gruppo può anche aiutarti a incontrare nuove persone. Ottima idea. Cercherò qualche club a cui aderire. Lezione 6. Consigli di viaggio. E Anna, consiglieresti Paradise Cove ad altri? Assolutamente. Se ami la natura e il relax è perfetto. Cosa lo rende speciale? I panorami mozzafiato e l'atmosfera tranquilla sono incredibili. Sembra fantastico. Ci sono attività da fare lì? Sì, puoi fare escursioni, nuotare o semplicemente rilassarti sulla spiaggia. Adoro l'idea di nuotare in un posto bellissimo. Ti piacerebbe? L'acqua è così limpida e rinfrescante. Lo metterò nella mia lista dei viaggi. Dovremmo organizzare un viaggio insieme. Lezione 7. Strategie di acquisto. Buongiorno Anna, cerchi i saldi quando fai shopping? Decisamente. Controllo sempre l'annuncio settimanale del negozio. È una mossa intelligente. Può risparmiare un sacco di soldi. Sì, trovo le migliori offerte in questo modo. E tu? Di solito confronto i prezzi online prima di andare in negozio. È un'ottima idea. Lo shopping online può rivelare buoni sconti. Esattamente. Inoltre, consente di risparmiare tempo durante la ricerca di elementi specifici. Andiamo a fare shopping insieme e andiamo a caccia di ottimi affari. Sembra divertente. Sono entusiasta di vedere cosa possiamo trovare. Lezione 8. Costruire un portafoglio. E Anna, stai già lavorando da qualche parte? Non ancora, ma sto costruendo il mio portfolio. Questa è una buona strategia. Che tipo di lavoro includi? Sto aggiungendo i miei progetti freelance e il lavoro di volontariato. È intelligente. Mostra una serie di competenze ed esperienze. Esattamente. È importante presentare campioni di lavoro diversi. Hai pensato a quale lavoro vuoi candidarti? Mi interessano ruoli di graphic design e marketing. Sono campi entusiasmanti. Sono sicuro che troverai grandi opportunità. Lezione 9. La causa del conflitto. E Anna, hai mai pensato a cosa costituisse un interesse peculiare e potente per la storia? Assolutamente. È affascinante come interessi specifici possano scatenare eventi importanti come le guerre. Esattamente. Ad esempio, gli interessi economici spesso portano a conflitti. Sì, le risorse possono creare o distruggere le relazioni tra le nazioni. E anche le differenze culturali possono svolgere un ruolo significativo, giusto? Decisamente. Le incomprensioni possono aumentare rapidamente le tensioni. È interessante come tutti questi fattori si intrecciano. Lo è davvero. Comprendere questi elementi può aiutarci a imparare dal passato. Sono d'accordo. Dovremmo esplorare più eventi storici insieme.
Lezione 10. Consigli per gli acquisti. Buongiorno Anna, quando fai la spesa esiti mai a chiedere un'altra taglia? A volte, ma ricordo a me stesso di prendermi il mio tempo e di non sentirmi affrettato. Questo è un buon approccio. È importante trovare la soluzione giusta. Esattamente. Non voglio accontentarmi di qualcosa che non mi fa sentire a mio agio. Di solito chiedi aiuto allo staff? Sì, penso che apprezzino le domande e siano felici di aiutare. Dovrei provarlo più spesso. È un buon modo per ottenere le migliori opzioni. Assolutamente. Non esitate a chiedere, può rendere lo shopping molto più semplice. Lo terrò a mente la prossima volta che cercherò dei vestiti. Lezione 11. Aggiornamenti della cucina. Ehi Anna, sto pensando di rinnovare la mia cucina. Hai qualche suggerimento? Sembra eccitante. Forse prendi in considerazione nuovi armadietti per un look fresco. Ottima idea! Dovrei optare per uno stile moderno o qualcosa di più classico. Dipende davvero dai tuoi gusti, ma il moderno può essere molto elegante e funzionale. Mi piace l'idea di uno spazio più aperto e arioso. Sì, l'aggiunta di un'isola può anche migliorare sia lo spazio che lo stile. E i colori? Qualche consiglio? I colori chiari possono illuminare la stanza, mentre i colori più scuri aggiungono eleganza. Penso che esplorerò alcuni campioni di colore questo fine settimana. Lezione 12. Innovazioni nella storia. E Anna, sapevi che alla fine andò a lavorare per la Detroit Edison Company? Veramente? Interessante. Qual era il suo ruolo lì? Ha lavorato allo sviluppo di nuove tecnologie per l'elettricità. Deve essere stato emozionante. È stato coinvolto in qualcosa di rivoluzionario? Sì. Nel tempo libero lavorava anche su una carrozza senza cavalli. Oh, l'idea di una carrozza senza cavalli era allora rivoluzionaria. Assolutamente. Ha aperto la strada alle automobili moderne. È incredibile come tali innovazioni possano cambiare il mondo. La prossima volta approfondiremo la storia delle invenzioni. Lezione 13. Approfondimenti giuridici. E Anna, hai mai pensato ai ruoli dell'accusa e della difesa in un processo? Sì, è affascinante. L'accusa lavora per dimostrare la colpevolezza, mentre la difesa protegge l'accusato. Esattamente. Ricordo che uno degli avvocati spiegò il caso alla giuria. Deve essere stato interessante. Come scelgono i nomi dei membri della giuria? Li selezionano in modo casuale dalla comunità, il che può portare a prospettive diverse. Ha senso. Una varietà di opinioni può influenzare il risultato. Giusto. La responsabilità della giuria è enorme, decidono la sorte dell'accusato. È un lavoro serio. Mi chiedo come gestiscano la pressione. Penso che ricevano indicazioni dal giudice, il che aiuta molto. Lezione 14. Acquisti a prezzi vantaggiosi. Buongiorno Anna, ho visto quelle scarpe per soli $50.
È un ottimo affare. Che colore hai scelto? Ho scelto il blu navy, sta bene con tutto. Bella scelta. La marina è versatile. Hai trovato altro? Sì, ho anche una borsa abbinata in offerta. Eccezionale. Gli accessori possono davvero completare un outfit. Di sicuro. Cerchi spesso i saldi quando fai acquisti? Assolutamente. Adoro andare a caccia di buoni affari. È come una caccia al tesoro. Sono d'accordo. Fare shopping può essere davvero divertente quando si trovano ottimi affari. Lezione 15. Strategie di acquisto. Ian, devo fare la spesa. Qualche buon affare di cui dovrei essere informato? Decisamente. Il negozio ha una svendita di prodotti freschi questa settimana. È utile. Mi assicurerò di fare scorta di frutta e verdura. Inoltre, hanno sconti sui prodotti in scatola. Non dimenticare di controllare i corridoi. Giusto. Farò una lista per non dimenticare nulla. Mossa intelligente. Aiuta sempre a avere un piano mentre si fa shopping. Terrò d'occhio anche eventuali altre vendite. Buona idea. Potresti trovare articoli inaspettati a un prezzo inferiore. Ti farò sapere cosa trovo al mio ritorno. Lezione 16. Nuovi vicini. Ian, sei tu la nuova vicina che si trasferisce nella porta accanto? Sì, sono io. Mi sono trasferito qui la settimana scorsa. Benvenuti nel quartiere. Come ti trovi finora? Grazie. Sembra amichevole e i parchi sono bellissimi. È fantastico sentirlo. Hai già incontrato qualcuno degli altri vicini? Un paio di loro si sono fermati per presentarsi. Bello. È sempre bello sapere chi vive intorno a te. Assolutamente. Sono entusiasta di fare nuove amicizie qui. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per ambientarti, sarei felice di darti una mano. Lezione 17. Shopping per lo stile. Buongiorno Anna, spero che oggi troveremo entrambi quello che stiamo cercando. Anche io. Sono entusiasta di dare un'occhiata alla boutique. Cosa speri di trovare lì? Ho bisogno di un vestito nuovo per un evento imminente. Sembra divertente. Sto cercando degli accessori da abbinare ai miei outfit. Ottima idea! Gli accessori possono davvero migliorare un look. Esattamente. Assicuriamoci di aiutarci a vicenda a scegliere gli articoli migliori. Sì, mi piacerebbe la tua opinione su ciò che sembra buono. E avrò sicuramente bisogno anche dei tuoi consigli di moda. Lezione 18. Stabilire i confini. Anna, stavo pensando di stabilire dei limiti al lavoro. È una buona idea. È importante per mantenere l'equilibrio. Decisamente. Voglio comunicare la mia disponibilità in modo efficace. Buon punto. Una comunicazione chiara aiuta a evitare malintesi. Come rimani concentrato di solito mentre lavori?
Trovo che fare brevi pause mi aiuti a ricaricarmi. È intelligente. Dovrei provarlo anch'io, spesso mi dimentico di fare delle pause. Sì, può fare una grande differenza. Condividiamo suggerimenti su come rimanere produttivi. Mi piacerebbe. Possiamo motivarci a vicenda per rimanere concentrati. Lezione 19. Tecnologie convenienti. Ciao Anna, ho letto di una nuova app per il pagamento delle bollette più conveniente. Veramente? Sembra interessante. Come funziona? Ti consente di pagare tutte le bollette in un unico posto. È utile. Odio destreggiarsi tra più app per fatture diverse. Esattamente. Invia anche promemoria, così non perderai mai un pagamento. Oh, ciò ridurrebbe sicuramente lo stress. Sto pensando di provarlo. Hai usato app simili? Sì, ne ho usato uno prima, ma non aveva tutte le funzionalità. Ti farò sapere come va se provo questo. Lezione 20. Prospettive politiche. Buongiorno Anna, stavo leggendo del Trattato di Roma. Oh, veramente? Cosa ne pensi? Lo considero piuttosto burocratico e divisivo. È una prospettiva interessante. Ha suscitato molti dibattiti. Di sicuro. Sono nato qualche anno dopo la sua firma, ma il suo impatto si fa ancora sentire. È affascinante il modo in cui le decisioni storiche modellano le nostre politiche attuali. Assolutamente. Comprendere la storia ci aiuta a navigare nei problemi di oggi. Mi piacerebbe discutere di più sulla storia politica con te. Sembra un ottimo piano. Esploriamolo insieme. Lezione 21. Dettagli di consegna. Ehi Anna, stavo pensando alle quantità di cui avremo bisogno per il nostro evento più tardi. Sembra importante. Cosa hai in mente? Dovremmo considerare il numero di ospiti quando ordiniamo il cibo. Assolutamente. E un altro aspetto importante sono i tempi di consegna. Giusto. Vogliamo che tutto arrivi fresco e caldo. Dovremmo pensare anche alle dimensioni delle porzioni. Sì, è fondamentale affinché tutti abbiano abbastanza da mangiare. Sono d'accordo. È meglio avere qualcosa in più che rimanere senza. Esattamente. Facciamo un elenco di tutto ciò di cui dobbiamo discutere. Lezione 22. Pizza e pasta. Ciao Anna, hai pensato di ordinare delle pizze e degli antipasti deliziosi per cena? Sembra fantastico. Adoro la pizza. Che tipo ti piace? Sono un fan dei peperoni, ma a volte mi piace anche la pizza vegetariana. La pizza vegetariana è gustosa. Ho voglia di pasta, però. La pasta sarebbe un'aggiunta fantastica. Hanno qualche piatto di pasta nel posto da cui stiamo ordinando? Penso che lo facciano. Dovremmo controllare il loro menu online. Buona idea. Possiamo mescolare e abbinare i nostri ordini. Sì, così tutti potranno godersi un po' di tutto.
Assicuriamoci di ordinare anche del pane all'aglio. Lezione 23. La felicità delle prenotazioni. E Anna, hai completato la prenotazione per il nostro viaggio? Ciao John, sì, l'ho appena finito. Hai visto le opzioni dell'hotel? L'ho fatto. Quello con la vista sull'oceano è fantastico. Assolutamente. Penso che dovremmo optare per quello. Hai controllato i prezzi? Sì, sono ragionevoli, soprattutto se prenotiamo in anticipo. Grande. Posso pagare con carta di credito? Naturalmente, di solito è il modo più semplice. Hai una carta preferita? Ho il visto pronto. Siamo tutti pronti per le attività? Quasi. Dobbiamo confermare anche il trasporto. Lezione 24. Consigli di viaggio. Buongiorno Anna, hai pensato agli orari dei nostri voli? Ciao Giovanni, sì, volare nelle ore non di punta può davvero aiutare. Esattamente. Inoltre, spesso è anche più economico. Ottimo punto. A che ora pensi che dovremmo prenotare? La mattina presto sembra una buona idea, meno traffico in aeroporto. Concordato. E possiamo goderci l'intera giornata a destinazione. Assolutamente. In questo modo massimizziamo il nostro tempo. Adoro quanto sei organizzato. Altri suggerimenti? Controlliamo anche eventuali sconti sulle attività. Lezione 25. Scelte di trasporto. Ciao Anna, hai considerato le nostre opzioni di trasporto? Ciao Giovanni, sì, potremmo optare per un abbonamento giornaliero anziché per i biglietti singoli. È intelligente. Ci farà risparmiare denaro se esploriamo molto. Esattamente. Quali altre opzioni di trasporto pensi che abbiamo? Potremmo anche noleggiare biciclette o utilizzare app di ride sharing. Sono idee fantastiche. Andare in bicicletta sarebbe divertente. Sì, ed è un bel modo di vedere la città. Pensi che dovremmo prenotare il noleggio delle biciclette in anticipo? Potrebbe essere saggio, soprattutto durante le stagioni di punta. Lezione 26. Avventure allo zoo. Ciao Anna, ti è piaciuto lo zoo ieri? Ciao Giovanni, è stato fantastico. Ho adorato la varietà di animali. Anche io. I serpenti erano affascinanti, vero? Assolutamente. Non sapevo che esistessero così tanti tipi. E l'ultima cosa che abbiamo visto è stato l'elefante. Era enorme. Hai visto quanto è stato giocoso? Sì. Schizzava acqua ovunque, uno spettacolo davvero divertente. Penso che dovremmo visitare lo zoo più spesso. Sono d'accordo. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Lezione 27. Deliberazioni sui prodotti lattiero-caseari. E Anna, vieni all'incontro stasera? Ciao Giovanni, certo, io ci sarò. Abbiamo bisogno di un tipo specifico di latte? Sì, penso che dovremmo comprare il latte di mandorle per coloro che sono intolleranti al lattosio.
Buona idea. Dovremmo anche prendere il latte normale per ogni evenienza. Decisamente. È una scelta sicura per tutti. Che ne dici di un po' di latte al cioccolato? È sempre un successo. Sembra delizioso. Adoro il latte al cioccolato. Grande. Lo aggiungerò alla lista. Abbiamo bisogno di altro? Forse qualche snack. Patatine o cracker sarebbero carini. Lezione 28. Acquisti all'estero. Ehi Anna, ho trovato un fantastico negozio online. Ciao John. Spediscono a livello internazionale? Sì, lo credo. Ho controllato il loro sito web. È fantastico. Cerco regali unici. Hanno una varietà di opzioni, perfette per fare regali. Eccezionale. Quali elementi pensi che dovrei considerare? Forse artigianato fatto a mano. Hanno sempre un tocco personale. Ottima idea. Li cercherò sicuramente. Fammi sapere se trovi qualcosa di interessante. Lezione 29. Rompere le abitudini. Buongiorno Anna, hai notato l'abitudine di Paul ultimamente? Ciao Giovanni. Sì, sta cercando di smettere di mangiarsi le unghie. So che intende fermarsi ogni gennaio. Giusto? Sembra una sfida per lui. Cosa pensi che aiuti a rompere le abitudini? Forse fissare piccoli obiettivi potrebbe funzionare? Ha senso. Anche il rinforzo positivo potrebbe aiutare. Vero, incoraggiarlo potrebbe fare la differenza. Sosteniamolo in ogni modo possibile. Lezione 30. Focus sul fitness. E Anna, ti alleni ancora regolarmente? Ciao Giovanni, sì, sono coinvolti anche allenamenti per la forza? Assolutamente. Incorporo il sollevamento pesi per la forma fisica generale. È fantastico. Quali esercizi ti piacciono di più? Adoro gli stacchi e gli squat, sono molto efficaci. Sono scelte eccellenti. Preferisco gli esercizi a corpo libero. Sono ottimi per sviluppare la resistenza. Esattamente. Hai una routine di allenamento che segui? Sì, provo a mescolarlo per mantenerlo interessante. Lezione 31. Reperti di moda. Ehi Anna, stavo cercando un nuovo outfit. Ciao Giovanni, cosa stai cercando nello specifico? Voglio qualcosa che integri il mio stile e possa essere indossato in ogni occasione. Sembra eccitante. Hai un colore in mente? Penso ai colori neutri, come il beige o il grigio. Quelli sono versatili. Puoi facilmente mescolare e abbinare con altri pezzi. Esattamente. Qualche suggerimento su dove fare acquisti? Ho sentito che le boutique locali hanno spesso oggetti unici. È un'ottima idea. Adoro sostenere le imprese locali. Lezione 32. Suggerimenti per la raccolta.
Buongiorno Anna, hai già iniziato il tuo giardino? Ciao Giovanni, sì, sto cercando di iniziare presto a raccogliere piccole quantità. È emozionante. Cosa stai coltivando? Principalmente erbe aromatiche e alcune verdure. Crescono rapidamente. Non vedo l'ora di provarlo. Le erbe fresche sono le migliori in cucina. Assolutamente. Aggiungono così tanto sapore. Hai pensato a cosa farai prima? Sto pensando ad una fresca insalata con le mie verdure nostrane. Sembra delizioso. Mi piacerebbe unirmi a te per questo. Lezione 33. Strutture per il fitness. E Anna, hai dato un'occhiata alla nuova palestra in città? Ciao John, ho sentito che è davvero ben attrezzato. Sì, ho visto le foto online. Sembra impressionante. Non ancora, ma ho intenzione di visitarlo questa settimana. È fantastico. Stai pensando di unirti? Decisamente. Ho bisogno di un buon posto per la mia routine di fitness. È un'ottima idea. Che tipo di allenamenti ti piacciono? Adoro le lezioni di gruppo, in particolare Zumba e Yoga. Sembrano divertenti. Dovrei unirmi a te per una lezione qualche volta. Lezione 34. La tentazione del cioccolato fondente. Ciao Anna, non ho potuto resistere alla tentazione di prendere del cioccolato fondente come regalo. Ciao John, il cioccolato fondente è una scelta davvero deliziosa. Cosa ti ha spinto a sceglierlo? Adoro il suo sapore ricco e i benefici per la salute che offre. È vero, il cioccolato fondente è ricco di antiossidanti. Hai una marca preferita? Sì, mi piacciono i marchi che utilizzano un alto contenuto di cacao, circa il 70% o più. È un'ottima scelta. Esalta davvero il gusto. Come te lo godi di solito? Mi piace assaporarlo lentamente, a volte abbinandolo a noci o frutta. Sembra delizioso. Avete mai provato a utilizzare il cioccolato fondente nelle ricette? Credo che la flessibilità possa rafforzare le relazioni. Se le circostanze cambiano, dovremmo adattarci di conseguenza. Cosa ne pensi? Lezione 35. Proposte di pagamento. Io ho. Aggiunge una meravigliosa profondità ai brownies e alle torte. Ciao Anna, vorrei proporre un metodo di pagamento alternativo per il nostro progetto. Sembra intrigante, John. Cosa hai in mente? Invece di una somma forfettaria, credo che i pagamenti rateali sarebbero più gestibili. Come ti senti rispetto a questo approccio? Penso che i pagamenti rateali possano alleviare la pressione finanziaria. Permette una migliore gestione del budget. Quali vantaggi vedi in questo metodo? Può favorire un flusso di cassa più coerente, rendendo più semplice la pianificazione in anticipo. Hai considerato eventuali potenziali svantaggi? Una preoccupazione potrebbe essere il rischio di ritardi nei pagamenti. Dobbiamo garantire fiducia e responsabilità. Come possiamo affrontarlo? Potremmo stabilire accordi chiari che definiscano i tempi di pagamento. La trasparenza è fondamentale.